Ciao bellissimi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me a Melbourne, città dove abbiamo trascorso 3 giorni. Siamo nella capitale dello stato del Victoria e abbiamo appunto passato 3 giorni ad esplorare questa bellissima città. Cioè, io l'ho adorata, Loris non la ama, però gli vogliamo bene lo stesso. Comunque è una metropoli molto diversa da quella che invece è Perth, perché entrambe sono delle città enormi, ma Melbourne lo è particolarmente, quindi c'è anche un po' più di vita, il centro è più vivo, ci sono un sacco di locali, insomma io l'ho apprezzata un sacco. E no, questa non è Melbourne, è una meta che verrà dopo, ma io ovviamente mi sono dimenticata di fare l'intro quando ero a Melbourne e pure le conclusioni, vabbè, questa è un'altra storia. Però intanto godetevi il video di Melbourne, questo lo vedrete fra qualche settimana. Buona visione! Buongiorno dal nostro primo giorno a Melbourne, siamo arrivati nello stato del Victoria e questa è la prima mattina in cui andremo ad esplorare. Siamo adesso sul tram, praticamente il nostro alloggio si trova nel quartiere che si chiama Docklands e questo quartiere è all'interno di un'area dove i tram sono gratuiti, quindi possiamo spostarci tranquillamente senza pagare. Questa cosa è molto comoda perché è veramente sotto il nostro alloggio. Quindi adesso siamo diretti a Flinders Street, che è una delle strade principali della città nel CBD, quindi diciamo proprio nel centro, e faremo una camminata fino a raggiungere Federation Square, che invece è una delle piazze più note della città. La prima fermata che facciamo è a Batman Park, esatto, Batman, ed è un parco piccolino sotto i grattacieli della città. Tra l'altro c'è anche un fiume che passa di qui ed è molto carino perché appunto è una zona verde con tutti questi grattacieli davanti, si vede un bellissimo skyline molto ravvicinato diciamo, però ecco, come inizio della camminata ci sta. Siamo passati quindi da Flinders Street, che poi diventa Flinders Lane, che è praticamente il pieno centro di Melbourne. Infatti è pieno di locali, tra l'altro oggi è domenica, quindi un sacco di gente che fa colazioni, brunch in giro, veramente tantissimi locali. Ci è piaciuto, è molto vivo. Appunto da un lato c'è anche la stazione principale di Melbourne, che è molto antica, sembra, anche se in realtà l'avranno costruita tipo l'altro ieri, però ha questo stile un po' british, è molto molto bella. Di fronte praticamente nell'angolo c'è anche la St. Paul Cathedral, che è questa cattedrale gigante. Era da un po' che non vedevamo una chiesa, effettivamente. Siamo entrati un attimo, ma stavamo facendo la messa, quindi non si può entrare, non si possono neanche fare foto e video, però ecco, anche questa è stata costruita veramente poco tempo fa e si vede, c'è nulla a che vedere con le nostre chiese, ma cosa ve lo dico a fare? È caratteristica questo soffitto altissimo, ovviamente è molto grande, però è molto fredda dentro, non so come dire, non c'è molta arte. Noi siamo abituati ad avere quadri, affreschi, statue, robe, invece questa è molto molto spoglia, quindi un po' così. Parer mio, San Pietro a Forlimpopoli è più bella. Una cosa che sto apprezzando tantissimo di questa città è la presenza di graffiti ovunque, è veramente pieno di graffiti, tutte le strade quasi, alcuni sono molto molto dettagliati, proprio disegni fatti da Dio, considerati opere d'arte secondo me, e invece siamo passati per esempio adesso da Osier Lane, che invece è una strada piena di graffiti un po' più, non so, io non sono un'esperta, però un po' più old school, tutti colorati così, che quasi mi piacciono ancora di più, e molto di protesta, infatti ho apprezzato molto, sia contro la guerra in Russia, che per i diritti delle donne, per la Palestina, insomma, molto impattanti, ecco. Da lì poi ci siamo spostati alla famosa Fed Square, che sta per Federation Square, che è una piazza un po' futuristica, qui è anche un centro di musei, c'è l'Acme, c'è una mostra internazionale di fotografia, è un centro molto moderno e sopra, praticamente è un po' sopraelevata, c'è appunto questa piazza che ha una bellissima vista sulla città ed è davanti a un parco, tra l'altro dove è noto ora che c'è un Luna Park, quindi magari andremo a esplorare anche lì. Come promesso siamo venuti ad esplorare il Luna Park che vedevamo dalla Fed Square
e di preciso quindi siamo negli Alexandra Gardens, dove a quanto pare appunto c'è questo festival con giostre, spettacoli, c'è un mega skatepark fighissimo e io sono veramente felice perché essendo forlimpopolese mi sto perdendo la settimana della Sega Vecchia, che per me è un culto e ci vado ogni anno da quando esisto, quindi stavo un po' soffrendo a vedere le storie, le foto dei miei amici sulle giostre, invece per fortuna la Sega Vecchia mi è venuta a cercare, quindi qua è pieno di giostre e sono felicissima. Ovviamente questa è tipo la Sega Vecchia top perché è enorme, in un parco bellissimo con una vista sui grattacieli incredibile, quindi sono molto felice. Questo festival si chiama Mumba, pensate c'è da 70 anni, però coi prezzi ragazzi non ci siamo, Sega Vecchia mi manchi, perché tipo per fare un giro sul calci in culo, ok che è figo, tipo si alza un botto, a $12, per fortuna non ho 11 anni, se no avrei speso 100 euro in giostre, facendone tipo 3. Siamo appena stati al Queen Victoria Market, che è un mercato molto famoso della città di Melbourne ed è considerata una delle attrazioni principali da fare qua in città. Sinceramente non abbiamo capito troppo, sarà che ci aspettavamo delle tipo bancarelle o comunque tipo street food. Noi speravamo di pranzare lì, ma la verità è che è prevalentemente un mercato proprio per fare la spesa. Poi ci sono le bancarelle di oggettistica varia, neanche troppo belle sinceramente, e per mangiare c'è pochissima roba. C'è appunto una parte di frutta e verdura, una di carne, pesce e tipo formaggio, ma che compri un pezzo di formaggio, non che mangi. E quindi un po' così abbiamo mangiato altrove, però sicuramente da fare una camminata, un giro, soprattutto se è caldo, ripararsi un attimo lì è comunque un bel posto molto grande, un giro vale la pena farlo. Abbiamo visitato poi l'ACMI, che sta per Australian Centre of the Moving Image, e praticamente è un museo dedicato a quella che è la cultura dello schermo, quindi sia dal cinema alla televisione ai videogiochi. È un percorso lungo la storia di appunto questa cultura qua, dal punto di vista del cinema poi ha un focus più per il cinema australiano ed è veramente molto interessante perché a parte che è un museo interattivo e io come i bambini di 7 anni vado giù di testa per i musei interattivi, però è proprio costruito bene ed è gratuito tra l'altro. La mostra principale è appunto quella sulla cultura, la storia dello schermo e dura circa un'oretta ed è gratis. In più ci sono una mostra sull'intelligenza artificiale e una sulla guerra. Quello della guerra è un documentario, diciamo dura 10 minuti, e anche quello dell'intelligenza artificiale è un audio in tutta questa stanza strana, futuristica, che anche quello dura una decina di minuti, e quindi queste 3 sono gratis. In più c'è una mostra temporanea che si chiama Marshmallow Laser Feast e quella invece costa $20. È un po' particolare, praticamente è una mostra su come il respiro dell'essere umano sia connesso alla natura. Ci sono tutte queste opere digitali su maxi schermi, non so veramente come descriverli. È figo da vedere, sicuramente effetto scenico, però non mi ha lasciato molto, forse perché non l'ho capita io, però sai, sono comunque felice di averla vista, quindi per assurdo mi è piaciuta molto di più la parte gratuita sul cinema e tutto, piuttosto che questa mostra a pagamento che sembrava una roba un po' più particolare, invece durava anche poco e non lo so, non mi ha lasciato quanto speravo. Buongiorno dal nostro secondo giorno, in realtà sono già le 2 passate, no, le 2 passate da 2 minuti, quindi diciamo che sono le 2. Abbiamo usato tutta la mattina per prenotare e organizzare il nostro prossimo viaggio, che non vi dirò qual è perché dovete restare connessi per scoprirlo, è proprio un'altra nazione, quindi fra un po' di settimane lo scoprirete. E quindi adesso siamo venuti a mangiare a Docklands, che è il nostro quartiere dove appunto alloggiamo, ed è questa passeggiata carinissima sul porto dove è pieno di locali carini e di ristoranti, quindi adesso pranziamo qua e poi andremo a esplorare le spiagge. Benissimo, abbiamo appena mangiato in questo ristorante che si trovava proprio sull'acqua. Non voglio sbilanciarmi, ma potrei aver mangiato uno degli hummus più buoni della mia vita. Se volete mangiare a Docklands vi consiglio Cargo,
Non so se lo sapevate, ma lo stadio di Melbourne si chiama Marvel Stadium perché è della Marvel, infatti c'è proprio il logo della Marvel nello stadio e niente, io non lo sapevo, figo. Comunque adesso stiamo andando a Hilda Beach, che è una delle spiagge più famose di Melbourne, quindi adesso ci facciamo 40 minuti di tram per arrivarci. La nostra esperienza alla Hilda Beach è stata veramente molto breve, siamo stati tipo un'oretta perché a parte che era un caldo folle e poi sinceramente non ci ha fatto impazzire, cioè ci ha ricordato molto la Barceloneta appunto di Barcellona, però un po' più brutta, nel senso c'è molto spazio, la spiaggia è lunga, ci sono dei bei prati, c'è molta gente, ci sono dei locali, che poi lo diciamo oggi ma era anche un giorno festivo quindi sicuramente era più affollata del solito, però la spiaggia è molto corta a livello di profondità diciamo, dal lungomare all'acqua. E in più l'acqua è un po' sporca, nel senso diciamo che Perth ci aveva abituato bene alle spiagge perché erano bellissime, erano molto più wild, il lungomare era stupendo, c'era pure il tramonto, sicuramente faceva la sua parte, ma l'acqua era proprio cristallina, azzurra, bellissima. Invece Loris ha fatto il bagno, Era come Rimini. è anche lontana come spiaggia, perciò metterci 40 minuti per arrivare lì, cioè se volete proprio fare il bagno che non state a pelle, dovete fare una giornata al mare, ok, noi due siamo andati via subito. Questa mattina siamo in fila da Liun, che a quanto pare sembra essere la croissanteria migliore del mondo. E non lo dico io, ma lo dice il New York Times. Quindi siamo qua in fila, ci sono tipo una trentina di persone davanti a noi e assaggeremo sto croissant. Vedremo se effettivamente è il migliore del mondo o se il fantastico 05 di Rimini gli dà il giro. Staremo a vedere. Ok, abbiamo assaggiato questi croissant, in realtà abbiamo preso il pane au chocolat e sinceramente grande hype, ma era un buon pane au chocolat croccante. 5 euro. 5 euro, 5 euro. quarto d'ora di fila per un pane au chocolat che prendo anche a Forlì-Popoli, dai, su. Visto che in quella croissanteria mi rifiutavo di prendere un caffè perché costava ancora di più della media dei caffè qua in Australia, ho detto fammi cercare un attimo qual è il miglior caffè italiano a Melbourne e quindi siamo finiti da Brunetti, che è questo bar, pasticceria enorme, gigante, pizza, gelato, focacce, bellissime, fa anche la piadina e anche il caffè devo dire era buono e costava come un normale caffè qua in Australia, $4. Il prezzo è quello qua, cioè l'altro giorno ho preso un caffè nel bar sotto casa perché stavo morendo di sonno, faceva cagare, veramente mi sembrava di bere dell'acido e l'ho pagato uguale. Invece questo era un buon caffè, anche il posto è molto bello, le paste sono bellissime, quindi a saperlo venivamo direttamente qui a mangiarci anche una bella pasta, un bombolone. L'attività che faremo fra poco mi esalta tantissimo, sono felicissima, mi è apparso su un ad di Instagram e io ovviamente vi faccio subito attrarre da queste cose, quindi Loris mi ha secondato, stiamo per andare in quello che è un minigolf fuori di testa, io veramente ho 10 anni. È stata la partita minigolf più bella di sempre e questo è successo al What the Put. È veramente figo, il minigolf più strano che abbia mai visto, molte buche erano proprio interattive, cioè che dovevi fare dei giochi tipo muovere degli oggetti oppure dovevi aver culo in altre. Le buche erano veramente simpaticissime, quindi se siete a Melbourne e beccate tra l'altro una giornata come quella di oggi che è abbastanza fredda, ci sono tipo 10 gradi di differenza rispetto a ieri, è un po' spiovigginato anche, però ecco è una bella attività da fare, sicuramente divertente. Ho vinto entrambe le partite.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video su Melbourne, grazie mille se l'avete visto fino in fondo, siete dei veri fan. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, un commento e soprattutto se vi va iscrivetevi al canale, perché per me significherebbe tantissimo. E tra l'altro se volete potete anche cliccare quella fantastica campanella per non perdervi nessuno dei miei video, perché posto anche un sacco di shorts, lo sapevate? Vi ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, perché lì ormai lo sapete a memoria, non c'è bisogno che lo dica, i miei viaggi sono sempre aggiornati perché i contenuti sono in tempo reale. Come sempre vi chiedo da voi come va, da Rachele tutto bene. Ciao al prossimo video e sì, no, questa ricordatevi che non è Melbourne, non è così bella. Vai. Ah, è partito? Dai, è più figa. Dai, dai, è figa. No. Questo degli hummus più fanculo. Kill the Beach, che è una delle spiagge. Ho detto beach tipo puttana o l'ho detto Kill the Beach? Perché per me significa che siete. E non lo dico io, ma lo dice il New York Times. Lo dice il New York Times. Che ne so. Vabbè, qualcuno lo dice e